11 aprile 1970. Un razzo fu lanciato per la missione Apollo 13 dal Kennedy Space Center in America. A bordo c'erano 3 astronauti diretti sulla Luna. Ma la cosa interessante è che non era passato nemmeno un anno dal giorno in cui Neil Armstrong mise piede per la prima volta sulla Luna. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Questa era già la terza missione della NASA a inviare esseri umani sulla Luna. Vedendo il successo delle ultime 2 missioni, gli astronauti di questo razzo erano molto fiduciosi nella loro missione e nel loro sogno, ma a quel tempo non sapevano che il loro sogno non si sarebbe mai avverato. Nell'aprile del 1970, quando la loro navicella spaziale si trovava a circa 330 km dalla Terra, sentirono un forte scoppio. Un'enorme esplosione che scosse l'intera navicella spaziale. Nel giro di pochi secondi le spie e gli allarmi iniziarono ad accendersi. Uno dei serbatoi di ossigeno era scoppiato e l'altra bombola di ossigeno perdeva rapidamente. Il controllo della missione a terra non poteva crederci. Credevano che gli strumenti funzionassero male, ma gli astronauti nella navicella spaziale potevano vedere attraverso la finestra che l'aria fuoriusciva. D'altra parte, vedono che a causa dell'esplosione la navicella spaziale si era spostata così tanto dalla sua traiettoria che si allontanava dei chilometri dalla Terra ogni secondo. Nel giro di poche ore, gli astronauti dell'Apollo 13 si allontanarono così tanto da costituire un record. Fino ad oggi, nessun essere umano si è allontanato così tanto dalla Terra, come fecero questi 3 astronauti durante la missione Apollo 13. Dimenticatevi lo sbarco sulla Luna. La domanda allora era se sarebbero potuti tornare vivi sulla Terra. Signori, questa è la storia di Apollo 13. Nel 1961, il presidente americano John F. Kennedy promise al mondo che prima della fine del decennio avrebbe portato gli esseri umani sulla Luna. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Questa promessa dovrebbe essere vista nel contesto della guerra fredda. A quel tempo l'America e l'Unione Sovietica erano impegnate in una corsa allo spazio. Chi sarà il leader nel campo della tecnologia? Nel 1969 entrambe le missioni di Apollo 11 e Apollo 12 ebbero successo. Gli astronauti non solo misero piede sulla Luna, ma tornarono sani e salvi sulla Terra. La promessa di Kennedy fu mantenuta. Col tempo l'interesse della gente e del governo a spendere soldi per lo spazio comincia a diminuire. È ovvio che le persone erano emozionate nel vedere un uomo mettere piede sulla Luna per la prima volta, ma non per la seconda, terza o quarta. Per questo motivo il governo americano tagliò il budget della NASA e molte missioni future pianificate per i prossimi anni, come l'Apollo 20, furono cancellate. La NASA dovette dimostrare al governo americano che valeva ancora la pena spendere soldi per lo spazio. Ecco perché l'obiettivo principale della missione Apollo 13 non era solo quello di ispezionare e rilevare il suolo lunare, ma sviluppare anche la capacità umana di lavorare nell'ambiente lunare. La struttura della navicella spaziale Apollo 13 era simile a quella delle precedenti missioni spaziali. Principalmente c'erano 4 componenti principali: modulo di comando, modulo di servizio, modulo lunare e sistema di fuga dal lancio. La navicella spaziale fu lanciata su un razzo Saturn V. Tutti e 3 gli astronauti erano seduti nel modulo di comando, che era la parte principale della navicella spaziale, ma era una parte piccola. Gli strumenti di navigazione, motori e altri componenti erano tutti in questo modulo. La seconda parte più importante era il modulo di servizio, che conteneva la maggior parte dell'ossigeno per gli astronauti. Aveva anche altri motori e celle a combustibile per generare elettricità. Questi 2 moduli sono collegati durante l'intera missione. Si separano solo durante il rientro sulla Terra. La terza parte era il modulo lunare, che in realtà avrebbe dovuto atterrare sulla Luna e una volta terminati i lavori sulla Luna doveva ricollegarsi ai 2 moduli. La quarta parte, il Launch Escape System, o abbreviato LES, il suo unico compito era proteggere gli astronauti da un incidente durante il lancio. Se si verifica un incidente durante il lancio del razzo e il razzo prende fuoco, espelle in sicurezza gli astronauti e li allontana dal luogo dell'incidente. Ma se tutto va bene nel lancio, allora non serve e viene espulso e gettato via. L'11 aprile 1970, da quando l'Apollo 13 fu lanciato in sicurezza e con successo, il sistema non fu necessario. Sulla navicella spaziale c'erano 3 astronauti,
il comandante Jim Lowell, il pilota del modulo lunare Fred Hayes e il terzo pilota del modulo di comando Jack Swigert. All'inizio nessuno dei tre fu scelto per questa missione. Furono scelti 3 diversi astronauti, ma tutti avevano problemi diversi a causa dei quali non potevano partecipare. Per questo motivo l'equipaggio composto da questi 3 astronauti decolla dalla Terra. Per assistere al lancio di questo razzo c'erano circa 200.000 spettatori a terra. Questa navicella spaziale è decollata senza intoppi verso la sua destinazione. Avrebbero dovuto impiegare 3 giorni per raggiungere il cratere lunare Fra Mauro. Questo è un grande buco sulla superficie della Luna. Si ritiene che contenga molte informazioni. Tutto stava andando bene. Durante i primi 2 giorni non ci furono problemi. A 46 ore e 43 minuti dall'inizio della missione, il comunicatore della capsula in servizio in quel momento disse che la navicella spaziale era in buone condizioni e che erano annoiati seduti lì. Le cose andavano così bene che la gente cominciava ad annoiarsi. Il terzo giorno della missione, all'equipaggio viene detto che devono effettuare alcuni test sul modulo lunare e a parte questo fare una trasmissione per la televisione per mostrare al mondo gli interni del modulo di comando e del modulo di servizio. L'interesse del pubblico per questo era così basso che nessuna rete televisiva trasmetteva questa trasmissione in quel momento. Circa 6 minuti e mezzo dopo la fine della trasmissione televisiva, i controllori di volo a terra chiesero all'astronauta Swigert di controllare il livello di ossigeno. Non c'era niente di insolito in questo, era solo un controllo di routine delle bombole di ossigeno nel modulo di servizio. Nel mentre, si verificò un'enorme esplosione. Causando l'accensione di spie e allarmi, come vi ho detto all'inizio del video. Gli astronauti nella navicella spaziale erano in gran parte sotto shock. Il comandante Lowell contattò il controllo missione e disse: Houston, we have a problem. Si era scoperto che un serbatoio di ossigeno era completamente vuoto e il livello di ossigeno nell'altro serbatoio stava scendendo rapidamente. Il controllo missione a terra inizialmente pensò che gli strumenti mostrassero dati sbagliati, ma quella era la verità. Tutti dovevano agire con urgenza se volevano salvare la vita di questi astronauti. I canali televisivi che avevano definito noiosa questa missione e non la trasmettevano al telegiornale ne fecero improvvisamente notizia. I serbatoi di ossigeno nella navicella spaziale erano a forma di sfera. In questi l'ossigeno veniva immagazzinato in forma liquida. Al centro c'era un riscaldatore che convertiva l'ossigeno liquido in gas. Sull'Apollo 13 c'erano 2 di questi carri armati nel modulo di servizio. Il serbatoio numero 2 fu originariamente installato sull'Apollo 10, ma fu rimosso da lì per modifiche, e con esso è accaduto un piccolo incidente. È caduto accidentalmente durante la riparazione ed è stato danneggiato. Il tubo al suo interno era danneggiato, ma nessuno l'ha visto durante l'ispezione. Durante il test, le persone hanno notato che il serbatoio non sarebbe stato completamente vuoto. Per eliminare l'ossigeno rimanente venivano utilizzati dei riscaldatori per farlo bollire completamente. Successivamente si scoprì che il termometro al suo interno poteva indicare una temperatura massima di 30 gradi, ma quando il riscaldatore veniva utilizzato per riscaldare l'ossigeno nel serbatoio raggiungeva 538 gradi Celsius. Nessuno si era accorto di questo riscaldamento estremo perché non è stato registrato dal termometro. A causa di questo riscaldamento estremo l'isolamento dei cavi elettrici nel serbatoio si era danneggiato. Prima della missione i manager e gli ingegneri della NASA avevano approvato il serbatoio dopo un'indagine approfondita, ma non erano riusciti a constatare il danno interno. E per questo motivo, durante la missione Apollo 13, durante il controllo di routine del serbatoio il terzo giorno, a causa di quei cavi elettrici, scoccò una scintilla e il serbatoio esplose. Solo per caso il serbatoio era fissato all'esterno della navicella. Se fosse stato attaccato all'interno della navicella e fosse esploso lì, tutti gli astronauti sarebbero morti all'istante. Ma poiché era all'esterno, l'esplosione era avvenuta all'esterno e solo un pannello di 13 piedi si era danneggiato nel modulo di servizio. Cos'altro era stato danneggiato? Gli astronauti non ne erano così sicuri. Ora, tutti dovevano prendere una decisione importante. Quale strada prendere per tornare sulla Terra?